Archetype. Ciao e benvenuti su Metal Muffin. Oggi parleremo dell'Archetype Nolly della Neural. Archetype Nolly della Neural. Abbiamo già visto il mese scorso un plugin per basso, oggi proveremo il Nolly, molto famoso fra i chitarristi, ma ricordiamoci che Nolly è bassista e quindi lo proveremo anche con il basso. Plugin dal prezzo di 140 euro, aspettando gli sconti si riesce a portare a un prezzo decisamente più basso a casa. Per esempio noi l'abbiamo acquistato per il Black Friday con il 50%. Esatto. Attenzione, la Neural non mette l'IVA nel prezzo, lo aggiungerà al carrello. Maledetti! Facendo fare ad Andrea una ricarica ulteriore. Quindi se volete farmi anche voi una ricarica ulteriore è ben accetta. Interfaccia, neanche a dirlo, fatta in maniera stupenda. Sicuramente un po' meno intuitivo del Super Duper, l'ML Soundrab, ma anche più completo. Abbiamo sempre una pedalboard formata da 4 pedali, sono overdrive 1 e 2, delay e compressore. In più un'opzione molto simpatica è quella degli effetti in post, per delay 2 in questo caso perché ce n'è uno in pre e uno in post, e per il riverbero. Potrete anche scegliere se avere un segnale mono o stereo, cosa molto bella sempre per gli effetti di modulazione. Questo plugin ha 4 modelli di casse e testate che sono già premecciati, diciamo, tramite quella specie di graffetta che c'è in basso al centro, ma che appunto spuntandola ci permette di abbinare la testata alla cassa che preferiamo e viceversa. Con questi 4 amplificatori potremo ottenere un suono che va da un pulito estremamente nitido e molto soddisfacente a un distorto veramente aggressivo, senza dimenticare che alcuni amplificatori, soprattutto le testate, possono essere
utilizzate con il basso, come abbiamo fatto anche nella canzone introduttiva degli Yasna. Un'altra funzione dalla quale ormai non si può più prescindere è quella dell'equalizzatore multibanda, che ci permetterà di equalizzare determinate frequenze che vanno, se non erro, dai 65 ai 16.000 Hz. Infine questo plugin non ha nessun problema di compatibilità, perché supporta sia i VST, VST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 e anche gli AX plugin per Pro Tools. Ma sentiamo come suona. No. Aprendo il plugin troveremo 4 combinazioni. Tramite questa funzione potrete slegare cabinet e testata e combinarle come meglio credete. Invece quando riattiviamo la funzione si rimatchano. Incominciamo con la prima, che dovrebbe essere clean. Qua in alto trovate un sacco di preset, ma noi ci limiteremo a giocare un po' sull'amplificatore. Vediamo cosa succede. Nonostante fosse partito un po' scoppio, subito dopo siamo riusciti a tirare fuori sia un pulito molto soddisfacente, poi appena abbiamo attaccato l'overdrive il feeling con la chitarra era davvero notevole, quindi fino a questo momento apprezzato. Questa cosa qua è una canzoncina dei Pokémon, vi ricordate quando salivate sulla nave, questo pezzettino? E a me faceva ogni volta. Vediamo com'è questa testatina bianca, che dovrebbe essere teoricamente un crunch. Ora andiamo alle due distorsioni e vediamo Andrea quanto può fare il tamarro. Qua ho settato un overdrive come si setterebbe normalmente in un amplificatore high gain, un TS9 messo in front. Molto scura, tant'è che l'abbiamo usata con il basso, anche se personalmente a me questo suono piace tantissimo, però mi rendo conto che c'è chi potrebbe volere una chitarra un po' più mediosa. Possiamo passare al terzo suono. Molto carino, più sottile dell'altro, cioè io personalmente a gusto, come ho detto, preferisco
l'altro, però mi rendo conto che questo tipo di distorsione è un po' più standard e quindi si presta a più usi. Sicuramente è più facile con un suono di questo tipo bucare il mix. Esatto, rispetto sì, a un sì, suono sicuro. E devo dire che risponde molto bene. Adesso passerò questo quintale di chitarra ad Alfredo e vedremo come lavorano gli amplificatori non matchati. E per ogni cassa abbineremo una testata differente. Partiamo con prima testata e seconda cassa. Prego Alfredo. Andiamo adesso a vedere come lavorano le altre testate e facciamo un breve esperimento con tutte. Devo dire che da quello che ho sentito io la mia preferita è l'ultima che abbiamo messo, quindi terza cassa, seconda testata. In questo caso ho attaccato anche il delay imposto, chiamiamolo in send return, oltre che il riverbero, e devo dire che il risultato è migliore di quello precedente, più un mix amalgamato. Però è un plugin anche per bassisti, abbiamo detto. Quindi perché non provare su una deck del buon Armando? E quindi, alla fine Alfredo, cosa pensiamo di questo Nolli? Io mi ritengo molto soddisfatto, trovo un gran feeling, vorrei addirittura dire che per quanto mi riguarda è uno dei migliori plugin attualmente in commercio, ma non lo dico, non l'ho detto, non fate finta di niente. Tu che dici? Ma che dire, secondo me c'è poco da dire sui prodotti Neural, sono sempre al top. E anche il costo non è. Abbordabilissimo, ma Però direi che vale fino all'ultimo euro, ribadendo che con gli sconti si riesce a portare anche al 50% del suo costo. Quindi se ne avete l'occasione compratelo, ovviamente potete usufruire del periodo di prova di 14 giorni, mi pare, sì, per vedere se fa il caso vostro, ma comunque se amate i suoni high gain non può mancarvi. Ma non solo high gain, perché comunque abbiamo visto che si ottengono anche bei puliti e degli ottimi crunch. Sicuramente è abbastanza versatile, ma l'orientamento è sempre quello, quindi se prevalentemente cercate suoni high gain, ok. Se dovete fare jazz, no, non fatelo, perché? No. Perché lo dovete fare? Al solito in descrizione trovate tutti i link per il plugin, per i preset che abbiamo utilizzato per la canzone iniziale, alla nostra prog metal band, quindi iscrivetevi per non perdervi nessuno dei nostri video e stay addicted. Alla Neural ovviamente Alfredo non ho più soldi, basta! 100 euro, Basta! 140, Non posso! due. I figli devono mangiare!
Bainolli. Adam, con la tigna. Bello.